intuizioni, e poi ci fa sopra i lavori e le conferma sulla piramide d'Egitto, che non poteva essere che lui su questo pianeta, questo te l'ho detto quando ci siamo visti, a farlo, perché nessuno che non avesse precedentemente fatto tutta quell'analisi su tutte quelle abduction aliene, per capire tutta quella dinamica ripetuta tutte quelle volte in quel modo, per andare a capire che questa cosa fondamentalmente è una macchina che faceva un lavoro molto simile. Quindi però veramente sì, meriteresti io ancora di vedete, più. sì, questo hai ragione, io credo che tu abbia ragione, però Pure una volta pure io, vai. Su però questo. se Adriana fosse qui mi direbbe che questo è un discorso duale, cioè in realtà sì, io sono stato quello che ha aperto la bocca e ha detto queste cose, però non sono io che ha detto queste cose, siamo tutti noi che abbiamo detto queste cose. Io sono stato solo il portavoce di una serie di flussi, di energie, di informazioni che io ho potuto leggere e ho creduto di interpretare, io come Filippo Biondi e ora come Armando May, perché sentiamo, leggiamo un po' nella testa delle persone. Quindi tutti hanno portato a quella conclusione, e il 16 marzo a Bologna faremo vedere quello che abbiamo scoperto, che abbiamo scoperto sulla piramide di Chefren, che poi è sbagliato dire questo, perché purtroppo quando abbiamo fatto le tomografie sulla piramide di Chefren ci siamo un pochino allargati, sai, per tenerla bene dentro le immagini. Così abbiamo scoperto che al di fuori della piramide di Chefren c'era qualcosa che non tornava, soprattutto sotto. E allora abbiamo guardato un pochino più sotto e c'erano delle cose che non tornavano, allora abbiamo guardato un pochino più sotto. Ci siamo spinti fino ultimamente a 450 metri sotto. Urca. E chi verrà a marzo alla conferenza vicino Bologna? Io sarò in Messico con uno dei miei viaggi, purtroppo non posso esserci. Che puttana. Però ci saranno comunque le riprese, le cose. E lì... Ridicelo bene, quando è stata? È il 16 marzo. 16 di marzo. Per l'organizzazione è il canale di Nicole Ciccolo Expedition che organizza sostanzialmente questo tipo di conferenza. Un saluto all'amica Nicole. Ci sarà Filippo Biondi, ci sarà Armando May e anch'io a far vedere delle cose che avete visto solo nei libri, nei film di fantascienza. E che invece sono veri, sono reali. Ecco. Ma perché io mi sono impiantato anche su questa cosa? Perché il mio vero lavoro, il mio vero problema non era far vedere le piramidi, chi se ne fregava poi delle piramidi. Il mio problema è far capire agli italiani, perché è agli italiani che mi rivolgo, che hanno ancora un po' di neuroni, che funzionano, è che non bisogna credere a tutto quello che ti dicono i giornali, i mass media e anche un certo numero di youtuber che fanno finta di essere dalla parte dell'informazione alternativa, ma che invece sono o pagati del mainstream, quindi, oppure cerebrolesi, perché ci sono anche cerebrolesi. Quindi io mi trovo a fare queste conferenze su canali che sono queste interviste, questi canali che sono magari importanti come il tuo, ma magari anche dove ci sono 30 persone, e non vado su canali che fanno della informazione come mi stanno proponendo ora, 1.500.000 visite in un giorno. Io se i gestori di quei canali non mi piacciono, io non ci vado. Ma te potresti vendere... Mi sa che ho capito di chi parli. Non lo so. Però, no, se non vuoi non dirlo, però Corrado, proprio secondo quello che hai detto tu,
Io pure mi hanno criticato non andare alla zanzara, però l'idea era cerchiamo di sdoganare queste cose. Io quasi quasi mi sentirei di dirti ma vacci se ti invitano e parglielo tanto pure a loro, perché no? Sì, io credo che non è una... Guardate, facciamo un esempio. Noi, quando non ci vengono bene le cose, è perché sbagliamo la direttiva, sbagliamo gli sforzi. Allora, per esempio, uno ha un tumore e vuole guarire. Cosa fa? Vuole distruggere le cellule tumorali. Io dico, guardate che non se ne va da nessuna parte con quel sistema, perché entropicamente le cellule tumorali sono cellule vive. Tu stai distruggendo qualcosa di vivo. Il secondo principio della termodinamica non te lo farà mai fare. Perché dico questo? Perché sulla base di esperimenti che stiamo facendo su altri campi, che sono i campi dell'agricoltura, si nota come certi tipi di operazioni entropiche funzionano, ma certi tipi di altre operazioni che distruggono l'insetto, che è essere vivo e che ti vuole mangiare la pianta, non funzionano. Che cosa si deve fare quando uno ha le cellule malate? È semplice, deve trasformare le cellule malate in cellule vive, non distruggere le cellule malate. Questa è la nuova filosofia di come si deve procedere sintropicamente per ottenere i risultati armonici. Per cui tutte le volte che non ci viene un compito, pensiamo che non è quello il modo migliore, perché noi forse stiamo avendo un bersaglio che non è il bersaglio corretto. Come dico sempre io, quando uno è malato pensa che il bersaglio sia guarire. No, il bersaglio è capire perché ti sei ammalato. La guarigione avviene in un secondo tempo, dopo, immediatamente. Allora, alcuni scienziati hanno finalmente capito che c'è la possibilità, le leggevo l'altro giorno, di riconvertire le cellule malate in cellule sane. Questo secondo me è un momento, è una osservazione che è stata fatta in questo momento, proprio perché in questo momento sta aumentando la coscienza della gente, e questo è il percorso corretto che va fatto. Pensa a, ovviamente, tutte le case farmaceutiche che non avrebbero più da mangiare, ma giustamente le case farmaceutiche sono destinate a fallire tutte. Perché? Perché hanno continuato a percorrere una strada che era una strada non coscienziale, e quindi più insisti in quella strada, più muori prima e dolorosamente. Perché? Vogliamo parlare degli incendi che ci sono negli Stati Uniti d'America? Ma perché ci sono questi incendi? Ho sentito 30 tesi, ho sentito. Vediamola da un punto di vista coscienziale, che secondo me è una cosa che non ha ancora detto nessuno. Quindi ora sentirai la 31esima ipotesi di lavoro. Mi piace molto. Che sostanzialmente gli Stati Uniti d'America vivono in una congenita malattia per cui hanno tentato disperatamente di perseguire un percorso di sopravvivenza che non era un percorso coscienziale in questo mondo. Quello che succede è che il nostro pianeta, la Terra, ti si ribella contro. Oggi un bel incendio, domani la faglia di San Francisco che si apre in due, e Putin in un colpo solo ha risolto i suoi problemi, senza sganciare neanche una bomba atomica. Chi ci ha pensato? Gli americani con la loro politica hanno rotto troppo i coglioni al mondo, troppo. E non è che noi li puniamo, noi facciamo il voodoo contro gli americani, no. Nel mito c'è scritto: lasciamo fare. Gli stronzi crepano da soli con le loro stesse mani. A meno che
non facciano in tempo a capire che hanno fatto una marea di cazzate, no? Il 95% delle guerre di tutto il mondo sono state fatte dagli Stati Uniti d'America. Se non c'erano gli Stati Uniti d'America, noi non avremmo avuto il 95% di guerre sul pianeta. Questo è un dato di fatto statistico. Cosa fai? Gli stacchi le palle a morsi? No, poverini. Loro devono acquisire la consapevolezza che stanno facendo un percorso di acquisizione di coscienza sbagliato. E se non lo fanno, quando tu fai qualcosa che non è corretto, ti ammali. Quando loro fanno qualcosa che non è corretto, il pianeta si rivolta contro di loro, perché il pianeta siamo noi e il pianeta è la rappresentazione a specchio della loro incapacità di vedere quanto sono stupidi. E qual è il problema? Non è mica un peccato essere stupido, però una volta che qualcuno te lo fa vedere, Nini, date una mossa. Perseverare è diabolico, come si dice. Perseverare è diabolico. E una cosa fondamentale è che la coscienza non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. La coscienza non è né buona né cattiva. La coscienza ha la necessità di acquisire la consapevolezza di quello che non sa, e cioè che cosa vuol dire la dualità, che cosa vuol dire la separazione. Quindi ha un percorso da fare. Questa è l'informazione. Perché noi stiamo parlando di informazione? Perché l'informazione è la coscienza. Il secondo principio della termodinamica parla di entropia. L'entropia è la coscienza. La misura della coscienza è la consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé è dentro il teorema di Shannon, che parla di informazione. Ciò vuol dire che quando è che te sei informato? Quando sei consapevole di te. Quindi l'informazione è una misura della coscienza. Non è che bisogna fare dei voli pindarici alla Fagin per capire una cosa del genere, perché è chiaro, funziona così. È il principio della termodinamica che lo dice. Il principio della termodinamica, il secondo, non è né di destra né di sinistra. Pensate che meraviglia. E quindi quello che noi abbiamo di fronte è un momento in cui l'America soffre perché soffre il suo territorio. L'America si deve dare delle risposte. Gli americani devono smetterla di pensare che sono il popolo più grande, più bello, più ganzo del mondo. Questo retaggio è un retaggio che gli hanno dato gli inglesi. Cioè, sai, i tuoi genitori, gli inglesi sono i genitori degli americani, dai. E fanno la stessa cosa, infatti. E fanno la stessa cosa, anche se lì ci sono dei rapporti con le massonerie che sono rapporti diversi, no? Benissimo. Ovviamente l'informazione, perché parlare degli Stati Uniti d'America mi fa ricordare l'informazione che viene dagli Stati Uniti d'America, no? Qualcuno lo sa, qualcuno che è scoppiata una bomba atomica negli ultimi 10-15 giorni, non mi ricordo, nel mondo, e che l'hanno fatta scoppiare gli israeliani in Siria. Non lo sa nessuno. No, e invece, se voi andate a vedere, si scopre che una bomba atomica tattica è stata fatta scoppiare dagli israeliani in Siria e il botto si è sentito a 800 km di distanza. 800 km di distanza. Ovviamente il mainstream ha taciuto tutto, non ne sapevo nulla. Ovviamente hanno parlato di una super bomba, si tratta di una bomba nucleare, di un ordigno nucleare tattico. Questi tattici piccoli, sì, che dicono ecco, così. Allora tenete presente questa cosa, perché poi se andate a prendere le informazioni corrette ci sono in giro e voi le potete andare a prendere. Non ne ha parlato nessuno. Vedete l'informazione? L'informazione è una forma in azione, è un'azione nella forma ed è sostanzialmente l'entropia del sistema. Quindi, ecco, perdonami, vedevo la Liga, parli di quando hanno detto che hanno attaccato il deposito di armi. Sì, esatto. Esatto. Ok, però sì, non avevo, come credo, come tanti, non sapevamo di questa cosa. Esatto. E sono state fatte delle indagini ed è venuta fuori questa cosa qua. Quindi basta fare delle ricerche approfondite e si scopre questa cosa qui. Allora, come mai loro possono sparare una bomba, ma neanche gli americani possono farlo
senza dare spiegazioni, e invece questi qui semplicemente perché si sono autoeletti figli di Dio. Lo sapete, no, cosa dicono loro? Dicono che No? il mondo è loro, Deve assoggettarsi. perché il mondo è loro e è tutto loro come possedimento, perché Dio glielo ha dato. Se Dio glielo ha dato, io glielo tolgo, dopo vediamo come sta. Mi piace questa. Beh, effettivamente sì, è da no, pure il Vaticano si prendeva il diritto di dire la terra è nostra perché dopo il diluvio ci stavamo noi, no? Che siamo, Certo. da cui siete discesi. Certo, e questo è il problema della proprietà. Quando te pensi che una cosa sia tua, è perché vivi in assoluta separazione con la cosa che hai e quindi hai la necessità di dire questo è mio. Tu non hai niente di tuo, tu sei tutto, quindi non hai bisogno di avere qualcosa del tutto, perché sei tutto. Se la pensi al contrario, vuol dire che stai vivendo in un processo coscienziale scarso di separazione. È come quando c'è un maschio e una femmina che sono gelosi tra di loro. Li vedi quando camminano, no? Dove fanno le vasche, lui o lei che tiene il braccio addosso a lei o viceversa, cioè come per dimostrare agli altri questo pezzo di carne è mio. No, non funziona così. Vabbè, a volte è anche semplicemente puro affetto, dai, concedimelo. Ci credo poco. Sai, In rari casi, in rari casi. Beh, forse tutte e due le cose insieme, è vero. Sì. Va bene, dai. Quello allora, che dovevamo dire lo abbiamo detto. Ok, Corrado, ti faccio solo una domanda, poi ti lascio andare così non Sì, abusiamo del tuo tempo. Certo. In realtà di domande ne sono fioccate tante su argomenti diversi da quello di cui stavi parlando, quindi non ti ho voluto interrompere. E amici, con la scusa, ecco, mi faccio coraggio io tornando all'inizio e magari gli richiedo di tornare un'altra volta, però non lo terrei troppo a lungo. Mi permetto pure di far vedere una cosa, se ci riesco, se non l'ho mandata via. Visto che abbiamo parlato, ma questa è proprio una marchetta a scopo familiare, tu sai, Corrado, insomma ci siamo visti più volte, la mia compagna è una giornalista, anzi dovresti credo avere pure il libro che ha scritto. Faccio un po' di pubblicità anche a un altro caro amico, però insomma anche la mia compagna che vedete lì, Anna Ziba, è la terza insomma in questa locandina, però insieme a Glauco Benigni e a Francesco Mastro Battista, che è un altro caro amico, c'è una presentazione gratuita ovviamente del libro, di vari libri a Roma il 24 ottobre. Me ne approfitto della tua presenza qui che ci richiama un sacco di persone per dare un po' di spazio alla lettura, ecco, se volete andare a sentire di cosa si parla, parlando di libri. Se vuoi ti lascio andare subito, se no in 3 parole, visto che non ti voglio trattenere. Abbiamo parlato tutta la sera di questo, quale arma, anche se un po' ce l'hai già detto, quale arma migliore per difenderci, quindi per schermarci dalle false informazioni? Forse la ricerca è la migliore e imparare a cercare la verità. Forse un metodo di ricerca. Ci sono due sistemi, secondo me, io li ho usati tutti e due. Io ho usato il primo nel primo pezzo della mia vita e il secondo nella seconda parte. Nella prima parte della mia vita, proprio perché io volevo capire e non essere preso per il culo, ho pensato che studiare fosse importante, studiare, cioè rendersi conto delle cose. E ho tentato di farlo e così mi sono creato dei prerequisiti per poter poi capire. Non ho capito subito. Io sostanzialmente fino all'età di 40 anni, 45, anche 50 anni, ho sempre pensato che l'unico sistema per capire le cose fosse la scienza. Poi dopo mi si è aperto un mondo e il mondo mi si è aperto da quando poi ho cominciato a fare l'ipnosi, che sono entrato nella testa delle persone e ho compreso che c'era dell'altro oltre la scienza raccontata. C'era la realtà e la realtà va compresa perché le formule hanno una loro importanza. Solo che se non si capisce il significato delle formule è un casino, non servono a niente le formule. E allora
il significato delle formule io le ho capite solo quando ho dato libero spazio all'altra mia parte, cioè la parte, se vogliamo, la parte femminile, la parte animica, la parte che conosce le cose ma senza bisogno delle formule. È un po' il sentire le cose, dare spazio anche alla creazione. A quel punto mi sono reso conto che io avevo studiato le formule, sapevo che le formule erano quelle lì, ma non avevo compreso il significato, e mi sono reso conto che la maggior parte degli esseri umani non aveva compreso il significato di quelle formule. Quindi io le ho dovute rispiegare alla luce un po' della consapevolezza che noi siamo i creatori dell'universo e abbiamo creato l'universo in un certo modo. Facevo ultimamente dei calcoli, mi sono messo a ricalcolare il numero di Avogadro, e voi dite, ma perché te ti metti a fare queste cose? Perché di notte, quando chiudo gli occhi, a me mi si accende il numero d'Avogadro, che vedevo lì. E il numero d'Avogadro è un numero, pensate, che a me l'avevano insegnato malissimo a scuola. Ma avevano detto, è un numero 6,022 per 10 alla 23, ed è il numero di particelle, che ne so, di un gas a condizioni normali, alla pressione di un'atmosfera, al volume X, che praticamente rappresentano una certa quantità di un elemento. Questo vuol dire che quell'elemento, il carbonio, ci sono 6,022 per 10 alla 23 atomi di carbonio in quelle condizioni, in quella scatola lì. Se in quella scatola ci metti l'azoto, in quelle condizioni ci sono sempre 6,22 per 10 alla 23 palline. Che strano! Ma questo come mai? Allora mi sono messo a fare una ricerca e che cosa scopro? Scopro che questo numero d'Avogadro è anche il numero di elettroni che passa in un secondo in un cavo elettrico dove passa un farad di corrente. Ma scopro anche che è il numero di galassie sostanzialmente dell'universo. Ma scopro anche che è un numero che è legato alla forza di gravità, ma scopro anche che è un numero di oggetti in un pezzettino di spazio-tempo. Ma questo vuol dire una cosa fondamentale. Vuol dire che l'universo è un frattale, fatto di tanti pezzettini tutti uguali. Mi sono rimesso a calcolare il numero di Avogadro e ho scoperto che sostanzialmente il numero di Avogadro è una approssimazione di un altro numero, di 2 alla 79. E Wikipedia, quando dice che strana questa cosa, chissà perché. Come perché, dico io? Perché l'universo è fatto duale, tutto si divide in 2, 2, 2, 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Cioè, è chiaro che deve essere il numero di Avogadro un numero di pallette, un numero di cosine, qualunque esse siano, che è una cosa a base 2. Perché non ci aveva pensato nessuno? Allora, ora la nuova ricerca sta andando in quella direzione. E così mi sono rimesso a calcolare un'equazione che è l'equazione dell'entropia di Boltzmann con il numero di Avogadro modificato, 2 alla 79. E così ho trovato una relazione che regola il numero di Avogadro con pi greco, nuova, precisa alla 99,999.999%. Cioè non si può sbagliare su questi numeri. Allora io dico, ma perché non me l'hanno raccontato a scuola questa cosa qui? Perché non lo sapevano e non lo sapevo nemmeno io, e io non avevo coscienza e consapevolezza di quello che stavo studiando. Allora capisci che per una persona che fa l'operaio e lavora 12 ore al giorno, si spacca il culo dalla mattina alla sera, che non c'ha tempo e voglia di pensare al numero d'Avogadro, che me frega a me del numero d'Avogadro, io gli dico, guarda, se te c'hai voglia, te lo spiego io per te ti do queste informazioni, fanne l'uso che ti pare, perché te mi dirai delle altre informazioni, mi dirai come si fa bene il tuo lavoro. Quindi, e io ti dirò queste, scambiamoci delle informazioni. Ma scambiarsi delle informazioni cosa vuol dire?
non vuol dire accettare le informazioni del mainstream e basta. Vuol dire parlare tra di noi, non parlare attraverso le macchine, come stiamo un po' facendo ora, no? Parlare attraverso un computer, attraverso un telefono, attraverso un citofono, attraverso un satellite. Parlare con le persone, toccarle, sentirle, annusarle. Ecco, questo è secondo me il trucco. No, evitiamo di perdere il contatto tra di noi, perché il mainstream, che è la longa manus del potere, vuole che noi stiamo chiusi in casa dentro uno scafandro con una mascherina davanti e non parliamo nemmeno con un altro e non fiatiamo nemmeno, ma facciamo parlare un computer al posto nostro. Quando faremo l'amore lo faremo da ora in poi con un robot. E questo sarà la fine dell'umanità. Allora noi che abbiamo capito questo, se veramente lo abbiamo capito, torniamo a toccarci quando ci incontriamo al supermercato, a strusciarci. Ecco, questo è secondo me uno dei modi per poter uscire da questo. E qua ti lascio andare. Motivo per cui su questo canale io me ne sto sempre rintanato qua senza finestre spesso, poi però quando esco ce ne andiamo grazie a questo canale, così lo dico se qualcuno volesse, facciamo diversi viaggi durante l'anno, il prossimo è il Messico, quindi è vero che vanno pure toccate, poi ce ne andiamo in siti archeologici, andremo a Chichén Itzá il giorno della scesa dell'ombra del serpente, il 21. Comunque Corrado, non ti trattengo oltre, grazie di tutto a te. Amici, abbiate pazienza se non ho fatto altre domande perché ho capito che l'abbiamo torturato abbastanza, quindi saranno per la prossima le mie e le vostre domande. Corrado, grazie, come sempre illuminante, ci sono alcuni momenti veramente pazzeschi che anche io adesso mi vado a risentire perché mi hai aperto tante porte, come sempre. Grazie a voi. Buoni lavori e alla prossima. Grazie, a presto.